Ciao, sono Alice. Oggi parliamo di un dramma coreano che ho finito tipo ieri notte e che si è concluso da poco, metà di questo mese, è andata in onda l'ultima puntata. Ha avuto un buon successo. Il titolo è Happiness. Sono 12 puntate ed è un genere thriller slash un pizzichino di horror in realtà, e poi c'è una storia pseudo d'amore. Allora, la storia in breve qual è? C'è questo detective ehm, che allora, il detective fa un contratto di matrimonio con questa agente delle forze speciali antiterrorismo. Loro due si conoscono fin da ragazzi. Quando si incontrano sul tetto di una scuola, lui è lì, diciamo, seduto sul cornicione, che non si capisce se sta per buttarsi giù o sta riflettendo sul senso della vita. Intanto spiegamento di forze, materasso gonfiabile enorme sotto di lui, il poliziotto che sale cercando di farlo desistere. In realtà non sembra proprio che sia sull'orlo del suicidio, però ha appena avuto un infortunio grave al ginocchio che compromette le sue speranze di avere una carriera professionista, sì, di perseguire, diciamo, la sua passione per il baseball a livello professionistico. E arriva la ragazza che paura di niente, proprio arriva lì, fanno due parole, a un certo punto lei lo spinge giù sul materasso e quindi da lì loro si conoscono. Dopodiché scattano questa foto di lui tranquillo in realtà e lei in manetta perché il poliziotto pensa che abbia tentato di far fuori il ragazzo. Fast forward 10 anni, appunto lui nel frattempo è diventato poliziotto e lei è appunto un'unità delle forze speciali antiterrorismo. Cosa succede? Lei ha sempre avuto una situazione familiare molto precaria, nel senso i genitori litigano spesso in maniera anche pesante, quindi lei è sempre stata una specie di animale randagio e il suo sogno è di avere una casa e alle forze dell'ordine vengono assegnati questi appartamenti assegnati diciamo attraverso una graduatoria a punti in cui viene valutato sia il valore sul campo che però anche tipo lo stato civile e altre cose. Lei è tipo la migliore nel suo reparto perché è una persona che riesce a mantenere la calma anche nelle situazioni molto delicate. Agisce senza perdere veramente la lucidità, è pronta, molto curiosa, anche molto intelligente, e quindi vorrebbe avere, insomma, vorrebbe proporsi per questo alloggio, però non ha un fidanzato, non è sposata, quindi propone a lui, che nel frattempo era innamorato di lei da quella volta che l'aveva cacciato giù dal cornicione, di sposarsi per riuscire ad ottenere questo alloggio. Non viene mai mostrato veramente il matrimonio perché penso che non venga eseguito l'atto proprio civile. Però ecco, loro due si chiamano marito e moglie in realtà, quindi non è ben chiaro se è stato registrato. Penso che probabilmente sia stato registrato l'atto, non è stata fatta diciamo tutta la cerimonia formale davanti ai parenti e amici. Cosa succede? Contestualmente i due vengono in contatto con una situazione un po' preoccupante. Sembra che ci sia una malattia simile alla rabbia che si sta diffondendo tra le persone. Lei viene graffiata da uno degli agenti delle reclute che stava valutando, che è in preda a un raptus di questo tipo, di questa malattia che praticamente li fa diventare simili a degli zombie che azzannano la gente. Però sono raptus che vanno e vengono, nel senso non è che uno una volta che diventa uno zombie poi rimane.
sono tipo attacco, come diciamo, come frequenza è tipo l'attacco epilettico. Arriva, succede il patatrac, diciamo che uno ecco, va fuori di testa, occhio bianco, tutto rosso, assetato di sangue, e non capisce più cosa sta facendo e poi gradualmente ritorna alla normalità. Il problema è che questi attacchi si intensificano sia di frequenza che di gravità. Lei quindi viene prelevata da un altro tizio, un colonnello tipo addetto all'unità di crisi, che la sottopone subito a tutti gli accertamenti del caso, perché lei appunto ha questo graffio alla mano che però sembra non avere ulteriori ripercussioni su di lei, quindi lei sembra essere immune a questa malattia e non svilupparla, diciamo, a livello preoccupante. Lei non si trasforma mai in zombie. Cosa succede? Questa malattia si diffonde soprattutto nel complesso dove la coppia è andata a vivere, che infatti a un certo punto viene ghettizzato, cioè viene isolato dal resto della città, per cercare di contenere appunto la diffusione di questa malattia che non si capisce veramente da cosa sia, più che da cosa sia causata, perché a un certo punto si capisce che è indotta, è causata dall'utilizzo, è un effetto collaterale dell'utilizzo di una pastiglia inizialmente spacciata come cura per la polmonite. Ma anche poi promossa come stimolante per mantenere, diciamo, viva l'attenzione. Quindi non si riesce a capire bene il bacino di estensione, di circolazione di queste pastiglie. I due vengono rinchiusi in questo complesso e si trovano, quindi vengono isolati in questo complesso e si trovano a dover fronteggiare un ulteriore lockdown. Il momento è, diciamo, il momento temporale in cui è ambientato questo dramma è in un futuro ipotetico post pandemia, perché infatti ci sono diversi riferimenti a quanto è successo durante questa pandemia che è ancora in corso nel mondo. E da qui, ecco, si sviluppa tutto, diciamo, il percorso per arrivare alla soluzione di questa crisi. Il colonnello dell'unità di crisi è un personaggio molto grigio, nel senso che è la persona che deve prendere le decisioni scomode. Pian piano però si scopre che ha anche dei motivi personali per cercare di spingere e di accelerare la scoperta di una cura. Il tizio per cui lui lavorava è uno dei primi che faceva parte mi sembra, della casa farmaceutica che ha messo in giro la pillola scatenante, diciamo, che ha scatenato questo effetto collaterale. Ha morso sua moglie incinta e quindi lui l'ha portata, diciamo, in una sezione protetta per cercare di arginare gli effetti collaterali, tenerla sotto controllo e ovviamente salvarle la vita. E quindi si deve giostrare tra il coinvolgimento personale, l'emergenza a livello generale, in più tutte le pressioni dai poteri forti. Poteri forti che appena c'è un minimo bagliore di una cura efficace non esitano ad appropriarsene a scapito di tutto il processo di scoperta che ci sta dietro e che cerca di calibrare poi la cura, appunto, perché sia efficace e non semplicemente, diciamo, un fuoco di paglia. Allora, 12 puntate, è fatto veramente bene, cioè tensione dalla prima puntata in poi. Poi ecco, loro due è bello perché, diciamo, nel panorama generale di crisi forte,
di incertezza, di appunto paura che questi effetti scatenano sulla gente, su quelli che sono sani, sul fatto che poi diventa sempre più difficile capire chi è infetto, e chi non lo è. Loro due pian piano, ecco, arrivano a realizzare che effettivamente, cioè, sono sempre stati innamorati l'uno dell'altro. Sono due bei personaggi, due personaggi molto equilibrati, molto indipendenti, ciascuno con le proprie capacità, ma il fatto che qualcuno dei due abbia una qualità non rende meno l'altro. Quindi è molto bello questa dinamica di coppia, il fatto che si guardino sempre alle spalle uno con l'altro, che siano veramente, c'è una squadra. Non è che ci siano 6.000 momenti romantici, questo non è un dramma romantico, è un thriller con la gente che si azzanna. Però comunque sia, in tutto, diciamo, lo snodo degli eventi, ci sono dei momenti in cui loro riescono a parlare e senza grandi scene si capisce proprio la profondità del loro legame e è bello da vedere. E altra cosa bella, la rappresentazione impietosa, proprio senza sconto alcuno, di quanto l'essere umano sia alla fine simile agli animali, perché nel momento in cui viene messo alle strette e gli vengono tolte tutte le sue libertà, non guarda più in faccia a nessuno. Ci sono una carrellata di personaggi veramente che non si riesce a capire quale si detesta di più, perché c'è il tizio che è riuscito a far fuori la moglie facendola e vuole nascondersi dietro la scusa che lei fosse infetta. C'è l'amministratrice di condominio che è fissata con l'apparenza, fissata con i soldi, fissata con il ruolo che vuole ricoprire, ovvero l'amministrazione di questo enorme complesso che comporta anche poi l'amministrazione di un notevole giro di soldi in cui qualcosa prima o poi rimane attaccato alle mani, che veramente rifiuta di vedere la realtà, tratta la gente che percepisce al di sotto di lei proprio come feccia, fra cui appunto i due poliziotti, perché il complesso dove loro si trovano è diviso in due parti. In una parte ci sono, diciamo nella parte alta ci sono, fra virgolette, le persone più ricche che hanno comperato l'appartamento, e sotto, ai piani più inferiori, invece ci sono le coppie che sono le persone che sono in affitto. Quindi quelli che sono in affitto vengono percepiti un po', diciamo, come cittadini di serie B. Nel momento in cui le provviste devono essere razionate, c'è veramente una lotta all'ultimo sangue in cui nessuno guarda in faccia a nessuno, e verso la fine, giusto per gradire, siccome la situazione non è abbastanza grave, c'è anche un serial killer che è rimasto chiuso dentro quando è scattato il lockdown. E la gente, queste brave persone all'apparenza molto rispettabili, che in realtà fanno veramente accapponare la pelle, non esitano a schierarsi, ad allearsi col serial killer per togliere di mezzo il poliziotto e la moglie, questa agente speciale, perché mettono davanti tutte le loro incongruenze e tutte le loro meschinità, cercando insomma nel frattempo, di trovare una soluzione, perlomeno per andare avanti intanto che si trova una cura. Ci sono delle cose che secondo me potevano essere, ma sono dettagli, perché è fatto davvero molto bene, c'è proprio la tensione, toglie il fiato, e poi, cioè, essendo anche corto, però ciò non toglie che è un continuo
gasp, 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 è un continuo trattenere il fiato perché veramente non c'è limite al peggio sul panorama, ecco, generale di una situazione comunque già abbastanza critica, perché a un certo punto sembra che questa malattia si diffonda nel mondo e non si capisce come si può curare perché tutte le prime, gli esiti dei primi tentativi di cura non danno risultati soddisfacenti e tutta una serie, diciamo, di difficoltà che si ammassano, che si sommano, che contribuisce veramente a aumentare la tensione, la suspense. È bello, cavolo, è bello. Ecco, ripeto, ci sono probabilmente alcune cose, secondo me, che potevano, con piccolissimi accorgimenti, potevano essere fatte meglio, del tipo, a un certo punto per mettere in difficoltà, diciamo, gli infetti all'interno di questo complesso, in cui poi cioè, ci sono tipo diverse barricate per non far entrare nel complesso appunto le persone che sono state contagiate, tolgono sia l'acqua che l'elettricità e quindi ovviamente razionamento ulteriore delle provviste. Però inspiegabilmente uno dei tizi che è aiuto, che è il fratello di una residente che è rimasto chiuso dentro, ha il cellulare con la foto dei figli. Lui a un certo punto viene infettato, quindi cerca di stare, diciamo, alla larga dalle persone invece ancora sane. Però si vede che non ha, pur essendo stato graffiato, noi abbiamo detto, allora la malattia sembra sia un effetto collaterale di questa pastiglia, però ovviamente con un morso, con un graffio è possibile svilupparla. Lui a un certo punto viene graffiato e quindi viene messo in isolamento. E si vede che ha il cellulare, ma sono già passati diversi giorni da quando è stata tolta sia l'acqua che l'elettricità e questo cellulare è ancora attivo, cioè quindi sembra tipo l'erede degno del Nokia 3310 che teneva la carica per 26 giorni. Dico, boh, vabbè, ecco. A un certo punto c'è un'anziana che sembra che sia stata graffiata, ma poi dicono che invece no, la sua è semplicemente psoriasi e quindi niente di cui preoccuparsi. E a un certo punto sta vecchia su cui nelle prime puntate fanno un po' di inquadrature che sembrano far presagire un dramma imminente, invece poi no, basta, scompare, cioè non si vede più, se non tipo per 2 fotogrammi. E quindi boh, sembra un po' una cosa un po' monca. Alla fine avrebbero, secondo me, potuto spiegare anche come che si dice, il destino di un paio di personaggi che invece sembra che stiano meglio, ma non sia mai la conferma. Però bello, cioè bello, molto, molto appassionante. Se vi piace il genere, allora io non sono un amante né dell'horror né del genere zombie, però come al solito cosa succede? Vedo 2 o 3 fotogrammi e vedo che sento l'indice di gradimento, cioè se mi incuriosisce è possibile, cioè è probabile che gli darò un occhio. E qui mi è piaciuta sicuramente la figura femminile, che è una figura molto forte, che è una figura che non fa, se vogliamo dirla un po' alla vecchia, tipo un po' un maschiaccio, però è molto positiva, cioè finalmente c'è una donna che sta a stare, cioè che non è una rimbambita che ha bisogno di farsi sorreggere da lui, cioè un po' per il lavoro che fa, ma prima ancora del lavoro che fa, è proprio la sua personalità, cioè una personalità veramente molto tosta. E anche lui, gran bel personaggio, e loro due insieme, cioè funzionano alla grande, quindi sì. C'è uno dei personaggi, diciamo dei residenti, poi alla fine ecco i residenti, cioè veramente ne combinano di cotte e di crude, cioè in nome dell'autoconservazione mandano veramente all'aria qualsiasi pretesa di decenza ed è vero che si trovano in una situazione
critica, perché non è che, cioè, essere circondati da gente che ti vuole sbranare, penso che abbia dei risvolti psicologici non indifferenti, ma questi si dimostrano tutti degli psicopatici a diversi livelli, è una cosa veramente agghiacciante da vedere, eppure, eppure purtroppo non è così campata per aria. È veramente impietoso il modo in cui vengono descritti, così come è molto sottile anche, diciamo, una certa critica che viene fatta trapelare senza mai essere esternata proprio palesemente verso il modo in cui vengono gestite le cure, le ricerche per le cure. Allora, il colonnello, che avevo detto è una personalità un po' grigia, comunque è ben consapevole del tessuto in cui si deve muovere, è ben consapevole diciamo, dell'ingordigia dei piani alti nel momento in cui c'è la parvenza di una soluzione, e quindi è molto furbo e si sa muovere molto bene. Tutto questo ovviamente senza perdere di vista il fatto che, come ho detto, ha un coinvolgimento personale, perché ha la moglie incinta che anche lei infetta, e quindi egoisticamente vuole salvare lei per prima. Fa secondo me un po' di scelte discutibili, ma non discutibili di principio, intendo. Dal punto di vista della trama non riesco a capire, cioè riesco a capire a metà il motivo per cui tiene nascoste le sue intenzioni alla coppia, con cui, ecco, a un certo punto c'è una collaborazione, pur non essendoci mai reciprocamente, né da parte della coppia né da parte di lui, della fiducia proprio smodata. Me lo spiego, ma secondo me avrebbe potuto essere spiegato, reso meglio, ecco, messo giù in maniera più chiara, col fatto che non voglia attirare troppo l'attenzione sul fatto che lei sia rimasta in qualche modo immune dall'attacco, nonostante, ecco, la sua ferita impieghi davvero molto tempo a guarire, lei non sviluppa mai poi i sintomi della malattia. E alla fine c'è un plot twist che aiuta, che diciamo aggiunge un altro po' di tensione a una situazione già, diciamo, abbastanza carica, però bello. È fatto proprio bene e si merita tutto il successo che ha avuto. Gli attori tutti spettacolari, veramente spettacolari, perché riesci proprio a immedesimarti nello schifo che senti verso alcuni, a fare il tifo per loro due che stanno cercando comunque di fronteggiare una situazione davvero grave, tentando anche di salvaguardare le poche persone decenti, ma anche quelle non decenti in realtà, perché comunque, essendo rappresentanti della legge, non è che possono mettersi a fare i giustizieri, e cercano, ecco, di mantenere un po' di sanità mentale nel marasma che si è venuto a creare, e che veramente, cioè, ripeto, ha fatto emergere il peggio in ogni sua declinazione. Perché, voglio dire, il serial killer che è stato chiuso dentro accidentalmente, cioè, lo sappiamo che è uno spostato, non è che ti puoi aspettare, diciamo, dell'altruismo o fiorellini e cuoricini, ma i cosiddetti rispettabili, che poi si rivelano la peggio specie con cui puoi avere a che fare, ecco, quelli sono ben più spaventosi. Bello, Happiness, ve lo consiglio. Lo trovate? Devo mettervi il link a Dramacool, perché non penso che ci sia su YouTube e non c'è nemmeno su Netflix. Purtroppo è con i sottotitoli in inglese. Io li guardo sempre così,
per un motivo molto semplice, è che le cose sottotitolate in inglese sono molto più facili da trovare, mentre il sottotitolo in italiano è molto più raro, quindi bisogna appoggiarsi o a piattaforme come appunto Netflix piuttosto che Amazon Prime, o attendere qualche buonanima che su YouTube carica la puntata e mette la traduzione. Io ve lo linko in inglese se avete la pazienza e diciamo, mi sono persa le parole, l'occasione, diciamo, o tradurlo in qualche modo, ve lo consiglio davvero perché è molto, prende molto, ecco, prende molto. Poi è anche relativamente breve, che è una scelta secondo me fantastica. C'è gente che già invoca la seconda stagione, spero che non si facciano fregare da questa cosa. Sapete che io sono veramente allergica alla prospettiva di cose tirate per le lunghe senza motivo. E basta, mi fermo qui per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!